Allora, ben arrivati, ben arrivato, ben arrivata a te che sei in diretta, ben arrivato a te che sei in differita. Questa brevissima diretta perché volevo darti un messaggio importante, veramente, veramente importante. Qual è questo messaggio importante che purtroppo troppo spesso dimentichiamo? È questo di smettere di rincorrere chi non ha tempo o chi non vuole stare con noi. Uno degli errori più comuni che vedo, in psicoterapia e quindi, tra le persone che si rivolgono a chiedere aiuto e poi in qualche modo si incastrano in delle difficoltà importanti relazionali e stanno male, soffrono, qual è? È proprio il fatto di, continuare a rincorrere chi non ha tempo e chi non vuole stare insieme a te. Ecco, quindi a parte nella fase iniziale di una relazione dove ovviamente i ruoli non sono definiti e ci si sta conoscendo, dopo, dopo un po' di tempo, quando magari la frequentazione è partita e vedi che fai fatica a, a stare insieme a quella persona perché magari quella persona ti dice che non ha abbastanza tempo, che è troppo impegnato, che ha mille cose da fare. Insomma, trova sempre una scusa e tu più lui o lei trova scuse, più tu stai a giustificarlo. La realtà è molto più semplice di quella che potresti immaginare ed è la realtà è che non gli interessi o che non gli interessi abbastanza, ma il risultato non cambia, perché il risultato è che non vuole trascorrere del tempo insieme a te, quindi tu ti trovi lì a dover ogni volta elemosinare, a dover ogni volta questuare che cosa? Tempo, attenzioni, voglia di stare insieme. Sei tu che in maniera continuativa e reiterata chiedi quando ci vediamo, che cosa facciamo. Quindi, dopo un po' di tempo che ti rendi conto che quella persona in qualche modo non corrisponde a quello che è il tuo stesso desiderio, attenzione perché quando non c'è reciprocità e quando in qualche modo senti disagio, e il disagio è qualcosa che senti proprio nella bocca dello stomaco, ecco, sto facendo in questo momento segno con la mano, però non mi vedete perché il video taglia, quindi quando senti proprio quel disagio dentro, è qualcosa che percepisci, attenzione perché quella persona semplicemente non è interessata a te ed è a volte capita che magari ti intestardisci perché quella persona ti piace, perché magari era un sacco di tempo che non ti piaceva così una persona, perché magari vieni fuori da una singletudine più o meno lunga, piuttosto dici caspita non mi piace mai nessuna per una volta che mi piace quella persona, allora ti intestardisci. Ehm, Uno dei principi fondamentali delle relazioni e dell'amore è che non si può convincere nessuno ad amarti, non si può convincere nessuno a volerti bene, non puoi convincere nessuno a stare insieme, perché ogni tentativo di costrizione diventa in qualche modo galera e tutti quanti noi scappiamo da questa galera. Quindi di conseguenza c'è il desiderio, o dovrebbe esserci il desiderio, di stare insieme, di conoscersi, di voler trascorrere del tempo insieme proprio per esplorarsi, per conoscersi, per condividere delle attività. Quando non c'è questo desiderio o c'è desiderio solo da una parte, beh, ti rendi conto che probabilmente stai rincorrendo qualcuno e la rincorsa non farà di te, dice, ti premio per sacrificio, anzi, più tu rincorri quella persona, non so se ti è capitato, più quella persona scappa. E lo so che magari a volte non ce la fai a evitare di fare tutto ciò. E se tu sei una di quelle persone che puntualmente si trova nella stessa situazione di rincorrere qualcuno, di elemosinare tempo, di elemosinare attenzioni, di elemosinare briciole, beh, la verità è una, è che non ti ami abbastanza.
E quando non ti ami abbastanza, non hai abbastanza stima e valore di te stesso, di te stessa, la conseguenza è che ti trovi puntualmente in delle situazioni, quindi a rincorrere partner, uomini o donne, che vanno a riconfermare a te stesso il fatto che tu non hai stima e quindi gli uomini o le donne ti trattano esattamente come quella persona che vale poco. E perché vale poco? Perché pensaci, quando senti che hai valore, stai fermo, non sei lì a rincorrere perché aspetti che anche l'altro in qualche modo ti raggiunga. E se questo non lo fai è perché senti di non meritare amore, perché hai paura della solitudine, perché pensi in qualche modo che l'altro sia migliore di te e che non incontrerai mai più una persona così speciale. Bene, questi sono tutte pippe mentali, sono tutte tue pensieri che in qualche modo ti crei, che non fanno altro che allontanarti non da lui o da lei, ma dalla persona più importante, ovvero te stessa, te stesso. Quindi che cosa devi fare per evitare queste rincorse? Devi imparare ad amarti, imparare ad aumentare la tua autostima, la tua sicurezza personale, perché è l'unico modo affinché tu possa evitare di rincorrere chi non ti desidera, chi non ti ama, chi non ti merita. E per fare ciò ho creato per te un corso di 2 giorni, Amarsi per amare, che si terrà il prossimo 4-5 dicembre, quindi manca veramente pochissimo, e si terrà online 2 giorni. Per iscriverti vai su www.amarsiperamare.it. In questi 2 giorni ti prenderò per mano e in maniera chiara, semplice e concreta saprai esattamente che cosa fare per poter amare te stesso, aumentare il tuo valore, aumentare la tua sicurezza, saper scegliere la persona giusta per vivere la relazione che hai sempre sognato. Ma ricordati la cosa più importante, ed è per questo che il corso si chiama Amarsi per amare, che tutto parte da te. Tutto parte da te. Quando tu ti ami, quando tu hai chiaro il valore che hai di te stesso, che hai di te stessa, beh, difficilmente sei lì a rincorrere, difficilmente sei lì a giustificare, difficilmente sei lì ad aspettare, a sperare, e insomma sei lì perché sei protagonista della tua vita. Quando invece non ti ami, praticamente aspetti che l'altro in qualche modo possa dare colore alla tua vita, aspetti che l'altro ti possa dedicare del tempo, delle attenzioni, o credi alla scusa, a quelle cose che ti dicono sono troppo impegnato, sono troppo impegnata. Ricorda che nessun uomo e nessuna donna è troppo impegnata, significa semplicemente che non sei la sua priorità. Quindi è fondamentale, proprio perché sei tu, proprio perché hai la tua età e di delusioni ne in qualche modo hai già vissute tante, di non ripetere lo stesso schema e di darti valore. E per farlo, se vuoi, possiamo farlo insieme il 4-5 dicembre, iscrivendoti, iscrivendoti al corso Amarsi per amare.it. Vai sul sito e sia specificato in Instagram sia su Facebook, www.amarsiperamare.it. Manca veramente pochissimo, quindi cogli l'opportunità al volo davvero di cambiare la tua vita, perché amarsi è il master più importante che tu possa fare, e come dice Oscar Wilde, amare se stessi è l'inizio di una storia lunga tutta una vita. Ok? Ti aspetto al corso Amarsi per amare.it il 4-5 dicembre. Vai sul sito, trovi tutte le info e il programma di ciò che faremo insieme in 2 giorni. E detto ciò, ci vediamo domani sera per la nostra diretta delle 21. Buon proseguimento e ricordati che tu vali, e quando senti di valere, quindi ti ami, hai una grande autostima, il mondo intorno se ne accorge, e quando il mondo intorno se ne accorge ci sarà anche
quella persona speciale che inevitabilmente intercetterai nel tuo cammino, perché così quando impari ad amarti, quando inizi a farlo, diventi una calamita, quindi vai ad attrarre quella persona speciale con cui condividere la tua quotidianità e una relazione serena, nutriente, sana e stimolante. Buon proseguimento, a domani.